Salve fandoni e ben ritrovati su un nuovo episodio di Assassin's Creed Shadows. Allora ragazzi, è passato come al solito un po' di tempo dall'ultimo episodio che ho registrato, probabilmente 1 o 2 settimane, e quest'oggi siamo a Kyoto. Ricordo questo di quello che abbiamo fatto le scorse volte. Siamo appena arrivati a Kyoto e abbiamo esplorato un bel po' in linea retta. Ora, avevamo preso una missione secondaria, questa qui delle tazze di tè che vedete in alto a sinistra. Ma per quanto riguarda invece le missioni principali, cosa ci tocca fare? Allora, questa appunto è la secondaria. Questo è un samurai che è preoccupato per le sorti della gente di Yamashiro. Uccidi... Ah, ok, sì, questa specie di fetch quest, va bene, non ci interessa più di tanto. Ovviamente qui ci sono sempre le missioni per quanto riguarda la roba dell'Animus. Organizzazione ignota, abbiamo nuove informazioni su questo Takahashi Jiro, però ancora non sappiamo molto dell'organizzazione stessa. Invece per quanto riguarda le missioni principali abbiamo diversi obiettivi. Allora, noi innanzitutto siamo livello 16 attualmente, abbiamo anche un po' di cose da vedere a quanto pare. Ok, abbiamo un nuovo cappuccio che purtroppo attualmente non è niente di che, quindi lasciamo perdere. Vediamo un po' una katana nuova che è anche molto carina, però questo sembra essere più forte. Non so cosa sia alterazione, ripeto, però dovrebbe essere più forte. E ok, credo che sia tutto. Perfetto. Abbiamo ancora qualcosa forse sulla dotazione di Yasuke, può essere? Credo di sì. Ok, questo switch è un po' scomodo. Non so se si può passare a un inventario di uno o dell'altro facilmente, cioè senza fare tutto lo switch. Mi sa di no. Vabbè, no, comunque non c'era niente. Non capisco quel più uno cos'è. Strumenti? Cioè quel punto esclamativo più che più uno. Ma non... Ok, no, la dotazione te la fa vedere. Sarebbero quelle veloci, suppongo. Ok. E puoi anche swappare non appena penso sblocchiamo la possibilità di farne più di una. Però non capisco quel punto esclamativo a cosa si riferisca, sinceramente. Non ne ho la più pallida idea. Va bene. Ok, comunque siamo a livello 14. Vediamo un attimo tra gli obiettivi chi è quello che potrebbe essere più palpabile. 18, 15, direi proprio la pecora nera, il folle. Ah, è causa di sventura per tutti e Naoi non ha fatto eccezione. Ok, e ci dà una katana, tra l'altro. Si trova a Yamashiro, nell'area nord dello stagno di Ogura, al tempio di... Yamashiro però non è la zona dove siamo, giusto? No, invece sì. Ok. Va bene, allora seguiamolo. Un po' difficile che... ogni cosa richiede swappare 13 menu, questa cosa è un po' fastidiosa. Allora, nell'area nord dello stagno di Ogura. Lo stagno di Ogura. Sarà questo, è l'unico specchio d'acqua che vedo in questa regione. Sì, decisamente. Al tempio Byodo-in, quindi tempio, suppongo questo punto panoramico che vediamo qui. Ottimo. Allora, segniamolo. Come... ok, perfetto. Dovrebbe essere sulla destra, però dobbiamo assolutamente swappare adesso di nuovo. Ci metteremo 15 anni per tornare a Naoi. Io taglierò. Rieccoci. Allora, scendiamo. Io credo che qui avessimo fatto già tutto tra le pergamene e collezionabili, quindi vediamo di fare giusto una corsetta verso il nostro obiettivo. Allora, vediamo un po'. Come si attivava? Ok, così. E si trova, dobbiamo andare di là. Ok, volevo giusto esserne sicuro. Abbiamo il tanto equipaggiato e metterei la katana. Ottimo. Giusto perché so già che succederà qualcosa di male, probabilmente. Ah, mi era mancato però, eh. Oddio, ma già mi stanno... Come mai questo mi ha attaccato? Ah, è un Ronin. Ah, questo è un obiettivo potenzialmente.
Livello 18 però. Ovviamente schiverà questo qui, quindi lasciamo perdere. Ok. I danni ce li abbiamo. Ok. Piccolo stutter, ma va bene. Ottimo così. Devi perire. E così finisce la tua storia. Ok. Katana rinforzata della verità. Ciotola del Go. Aveva con sé una lettera. Di Mitsuhide. Ok, approfondiremo. Per adesso andiamo dove... Oddio, sono... Swappare tra più giochi non è assolutamente una buona idea. Perché adesso con l'attacco pesante corro su Expedition 33. Quindi è un attimo un problema. Comunque, Ise Sadatame. Andiamo a vedere. Tra l'altro, non mi è chiara una cosa, fermi tutti. Ah no, ok, dobbiamo trovare Ise al tempio. Che suppongo sia quello, appunto. Quindi continuiamo a dirigerci da questa parte. Lì vedo il villaggio, cioè villaggio, Kyoto, porca miseria. Scendiamo da qui. Allora, vorrei quasi prendere il cavallo, però se poi torniamo dentro Kyoto va più lento. Quindi non saprei, a dire la verità. Proseguiamo semplicemente. Ok. Qui, guarda. Che spettacolo. Ragazzi, ho rapidamente fatto un controllo ed era scomparsa la generazione dei frame Nvidia. Credo, visti gli aggiornamenti di driver e il fatto che abbia swappato la versione del DLSS. Quindi niente, adesso l'abbiamo ripristinata ed effettivamente noto una grande differenza. Forse a voi non tanto si nota perché ovviamente, insomma, comunque il gioco girava quasi sui 60, però c'erano dei dip sui 50 e quindi soprattutto a livello di stutter può, insomma, creare problemi a livello di esperienza visiva per voi e anche per me, visto che è molto più fluido adesso. Comunque stavamo andando da questo lato. Io proverei a questo punto a chiamare il cavallo e speriamo di non dover passare da Kyoto subito, perché sennò praticamente facciamo prima ad andare a piedi, purtroppo. E io sono al centro, tra l'altro, scusatemi, me ne sono appena reso conto. Però abbiamo ripristinato tutto. Allora, vediamo un po'. Qui intorno a Kyoto ci stanno un sacco di... Io che investo le persone. Hanno un sacco di piccoli anfratti. Questo è un tempio, sì. Tempio Honponji, che non so se era quello che cercavamo. No, Tempio Byodo-in. Però possibilmente salendo sopra a questo tempio dovremmo poter vedere eventualmente qualcosa di interessante. C'è un codex, l'istruzione, vediamo. Vita quotidiana, l'istruzione. Alla fine del XVI secolo i membri della classe umile in Giappone erano per lo più analfabeti. I contadini più ricchi e i guerrieri di basso rango ricevevano un'educazione di base che permetteva loro di leggere il kana, l'alfabeto sillabico giapponese, e di scrivere testi semplici. Tuttavia, a questo livello di competenze linguistiche difficilmente si era in grado di utilizzare i caratteri cinesi usati per scrivere il giapponese. Alcuni monaci aprivano piccole scuole presso i templi, dove i bambini potevano imparare i rudimenti di lettura e scrittura mentre svolgevano un apprendistato. Invece i figli delle classi più abbienti spesso si recavano a compiere i loro studi presso i monasteri. Nelle famiglie dei guerrieri il padre era responsabile dell'educazione fisica e intellettuale dei figli maschi, avvalendosi talvolta dell'aiuto di un tutore, se poteva permettersi di assumerne uno. Le figlie femmine invece venivano educate dalle madri.
Una volta raggiunta l'adolescenza, i figli maschi venivano affidati a un signore feudale e a un alleato o a un parente per essere addestrati a servire, ma anche a combattere. Ah. Era proprio diverso l'approccio all'educazione. I Ronin sono samurai senza padrone, intelligenti e astuti, vagano per le strade del mondo. Se si attacca un Ronin nemico senza una strategia, si rischia di essere umiliati da rapide parate o elaborati contrattacchi. Non è stato così per noi. Sebbene i tipici Ronin non indossino quasi mai armature resistenti, portano con sé oggetti che vale la pena depredare. E infatti aveva una katana niente male. Va bene. Non so se qui in giro ci sono pergamene. Io continuo a confondermi con i tasti, perdonatemi, ma la vita è anche quella che è. Saliamo qui su, vediamo. Credo che da qui dovremmo riuscire a vedere il tempio Bonji. È quello? Potrebbe. Potrebbe tranquillamente. Strano che qui intorno non ci sia un punto di sincronizzazione, però. Quello non credo che lo sia. Diamo un'occhiata al volo perché... Cioè, non so se esca... No, non c'è. Non esce specificatamente. Comunque sì, decisamente quello è il tempio che ci serve. La direzione è quella giusta. Quindi dirigiamoci. Comunque, mentre andiamo... Vorrei aprire un attimo l'argomento Unreal Engine, visto che ne abbiamo parlato in episodi scorsi. Sto giocando appunto adesso Expedition 33, come ho già ripetuto 16 volte all'inizio di questo episodio. Ma sostanzialmente, nonostante il gioco tecnicamente sia comunque un gioiellino, è veramente spettacolare, soprattutto anche a livello di direzione artistica, poi il comparto tecnico accompagna per bene. C'è un costante rumore di visualizzazione, proprio un rumore di rendering, no? Che non è dato da DLSS o quant'altro, cioè anche in risoluzione nativa, che è veramente fastidioso. Questo è un altro tempio però. Salve a voi. Qui ci sono delle pagine, vabbè, nel frattempo le cerchiamo. E quindi sostanzialmente c'è questo rumore che distoglie un sacco da quella che è l'immedesimazione, secondo me, su alcuni punti di vista. Anche se si cerca di evitarlo, almeno io cerco di evitarlo per non farmi il sangue amaro, insomma. Però è veramente un peccato perché, cioè, è chiaro che c'è un problema di fondo proprio su come l'engine lavora, su alcuni punti di vista. Non so se sia tanto lumen o che cosa, però come vedete qui comunque abbiamo un'implementazione di tecnologie su questo engine che non vanno troppo a distruggere quella che è la renderizzazione classica. Infatti anche quando non siamo a contatto con elementi, diciamo, ray tracing enhanced e roba del genere, non ci sono particolari rumori o roba del genere. Andrebbe approfondita questa cosa, perché è veramente un peccato, sinceramente. Cioè, ricordo Unreal 4 era comunque una roba assurda a livello di il potenziale che si può raggiungere, e lo possiamo vedere banalmente con l'Eyes of P, che io ancora non ho giocato, ma giocai la demo e hanno fatto benissimo a non passare ad Unreal 5 perché quel gioco girava benissimo, quindi gira benissimo. Ok, la prima pagina ce l'abbiamo. Credo che una possa essere lì su. Vediamo. Io non vedo niente. Non le vedo. Non so se possa essere sopra queste strutture oppure no. Vediamo. Non vedo niente. Ma ah, ok, ma è molto grande. Io pensavo fosse solamente quella zona lì, invece no. C'è molto altro. Sbaglio sempre tasto. Ok. Vediamo un po' l'ultimo dove potrebbe essere. Non so se non si estende anche di qua. Decisamente no. No. Ok, quindi ci sarà qualche anfratto che non abbiamo visto. Qui c'è un codex.
sì. La musica nel Giappone medievale. Sono curioso. Lunghino, eh? Come al solito trovate i capitoli. In Giappone la musica si sviluppò principalmente per accompagnare danza e teatro. Per esempio il genere noto come gagaku, che si eseguiva presso la corte imperiale, si sviluppò tra XIII e... no, che dico... VIII e X secolo, ispirandosi a musiche e danze teatrali di epoche arcaiche di origini giapponesi, cinesi, coreane, manciuriane e vietnamiti, nell'ambito di cerimonie il cui stile si rifaceva alla Cina del periodo Tang. L'influenza cinese e in misura minore indiana si ritrova anche nello shomyo, il canto liturgico tipico dei templi buddisti che consiste nella recitazione di sutra con l'accompagnamento di musica. Questo genere assai popolare nel periodo medievale non prevede mai l'esibizione di danzatori o attori. A eseguire il gagaku erano aristocratici e musicisti al servizio della corte imperiale, mentre lo shomyo era cantato da monaci e sacerdoti. Gli appartenenti alle classi più umili potevano invece scegliere tra alcuni generi musicali, il dengaku e kusemai, che accompagnavano esibizioni di danza, sarugaku ed ennen, che invece accompagnavano esecuzioni teatrali, e infine il sekkyo bushi derivato dallo shomyo. È noto invece che i monaci ciechi cantavano heikyu accompagnandosi con la biwa, oppure recitavano joruri mentre suonavano lo shamisen. Quando ci sono tutti questi nomi io faccio un'estrema fatica a seguire. A finanziare i musicisti erano per lo più i nobili e i buddisti di alto rango. Nel XIV secolo molti shogun si appassionarono al dengaku e al sarugaku, come pure molti samurai che frequentavano Kyoto nel XV secolo. Pare proprio che in questo periodo un samurai fu l'iniziatore del kawakamai, genere che fondeva musica e danza, basato sulla kusemai e prediletto da Oda Nobunaga. Non sappiamo molto della musica che si suonava nei villaggi o nei piccoli centri, solo il furyu, le cui esecuzioni avvenivano davanti a un pubblico altolocato, appare nei diari e nei dipinti dell'epoca. Si tratta di una danza popolare accompagnata da musica che nasce nel XV secolo e che si eseguiva principalmente in estate o all'inizio dell'autunno per scongiurare il diffondersi di epidemie. Gli esecutori indossavano splendidi costumi e poi ballavano in gruppo, accompagnati dalla musica di percussioni e flauti. Al periodo Edo risalgono molti rituali che includevano danze e musiche popolari, è il caso per esempio del Bon Odori, una danza che tuttora si esegue in Giappone a luglio e ad agosto, per intrattenere gli spiriti degli antenati. Wow! Non sapevo ci fossero così tante diramazioni. Va bene, allora... sono un po' confuso, perché l'area è questa, forse su quell'albero magari... Non ci ho controllato. Il fatto che sia bianco non è che, insomma, renda estremamente semplice individuarlo. Io penso che da qui sotto dovremmo riuscire a vederlo se fosse qui su. Però saliamo comunque e magari riusciamo a individuarlo da lontano. Vediamo. Ok. No, decisamente qui non ci sta. Non c'è nulla qui. Non ne ho la più pallida idea. Continuo a non capire dove è possibile trovare questa cosa. Magari sta tipo lì sotto e non si... Eccolo lì, infatti. Era lì, era proprio lì. Maledetti, maledetti, maledetti. Vi dovete vergognare. Perché l'hanno messo bianco? Veramente, non capisco. Comunque, l'abbiamo individuato. Guarda quanti monaci stanno in questo tempio. Che bel tuffo. Tempio Kiyo Mizudera, completato. Ok. Allora, tornando a noi... dov'era il tempio che avevamo visto? Era questo? Mi sa di sì. Quindi dobbiamo un attimo controllare... dove ci troviamo attualmente, perché la situazione è complessa. No, ci siamo, Poco più avanti sulla destra. Continuiamo a dare un'occhiata. Allora, questo tempio dovrebbe essere qui sulla destra, ma io non lo vedo. Ok, ecco che si fanno ancora scampagnate tra l'erba qui. Vediamo un po'. Eccolo qui. Grazie che non lo vedevo, era coperto da tutta la vegetazione del mondo. Va bene,
Quindi qui dentro ci dovrebbe essere qualcuno. No, perché questo è ancora il tempio Kiyomisudera. E io ero convinto che il simbolo che avevo segnato fosse quello giusto, ma in realtà era un'assunzione sbagliata la mia. Innanzitutto qui che c'è? Yamashiro. Ok. Però prendiamoci un attimo questo punto di sincronizzazione che, come al solito, non ci sono parole. Che spettacolo. Veramente bello. Wow. Va benissimo. Allora, cioè, quello è l'unico specchio d'acqua. Ok? Luogo non scoperto, luogo non scoperto. Dobbiamo vedere un tempio qui sotto. Perché dice a nord... Com'era? A nord dello stagno di Ogura. Però questo non è tanto uno stagno, è un lago. Mo che ci penso. Sembrava più piccolo dalla mappa, effettivamente. Ma rimane il fatto che... Questo è uno stagno, ma è in Omi, quindi no. Questo può essere considerato uno stagno, ma non lo so. Non ne ho idea. Stagno di Ogura. Ah no, ok, c'era anche scritto il nome. Semplicemente l'ho visto solamente così. Va bene. Stagno di Ogura. Un lago enorme, va benissimo. Quindi è uno stagno, però in realtà è un lago. Va benissimo, ci andiamo. Ora, io non so dove sia la paglia, quindi scenderemo semplicemente da qui e ci adattiamo. Le animazioni di discesa comunque le adoro, sono proprio bellissime. Allora. Ah, che belle scampagnate che ci facciamo qui su Shadows. Bellissimo. Vediamo un po'. Il ruscello che porta verso il lago, penso. Sì, c'è un Tori lì. Ah no, ok, pensavo fosse tipo mo' di entrata. Vediamo un po' che cosa ci garantisce. Ok, il tuo guadagno di adrenalina aumenta temporaneamente. Siamo contenti. Qui c'è anche un piccolo accampamento. Che fai? Non... No. Ok, sì, ci sono un po' i rimasugli. Che fai? Non glielo fai un saluto a queste persone? Io glielo farei un salutino, che ne dite? Complessa giocare gli open world con me, eh? È molto complesso. Ok, erano solo 3 però, quindi niente di particolarmente sorvegliato. Non credo ci sia effettivamente neanche troppo loot, infatti. Però lì c'è qualcosa che mi sono perso. E che hanno lasciato completamente incustodito. Si sta alzando il vento tantissimo. Ok. Probabile tempesta in arrivo. Vediamo. Eccoci qui. Questo è il lago. No, però lo stagno lui lo considera... Cioè, è tutta quest'area per lui. Quest'area qui. Quindi a nord potrebbe anche essere tipo qui. Se per lui questa è l'area e non questa parte qui. Interessante. Quindi dobbiamo comunque attraversare un attimo lo stagno, probabilmente. Ecco l'unico punto a sfavore di questo comparto tecnico, l'acqua. O il muco, come lo volete. Guardate. Mamma mia, vabbè, peccato. Vediamo un po'. C'è una barchetta lì, ma
Non credo riusciamo a prenderla, quindi ci facciamo un attimo il giro sulla costa qui. Costa, sulla spiaggetta. Stagno di Ogura, eccoci qui. Un tempietto potrebbe anche essere tipo lì. Mi sa che è proprio lì, infatti. Ok. Vediamo. Una piccola nuotata. Ci sta sempre. Continuiamo a dirigerci. Eccolo qui, il tempio Byodo-in. Eccoci qui. Che spettacolo. Allora. È proprio, guarda, sullo stagno. È questo lo stagno di Ogura, allora, mi sa. Non lo mostra sulla mappa, però. Ok, ha senso. Guarda che figata. Ah, tecnicamente dovrebbe essere da qualche parte qui Ise. Vediamo. Ecco. 殿は伏せっておられる。何のご用か。忠義ゆえとはいえ無礼をした。Va bene. 何せ気を抜けぬ時勢だ。伊勢貞為殿にお会いしたく。わしが定為じゃ。 Salve. 苦しゅうない入れ。 Va bene, entriamo. È apparso Yasuke così. 従 What? 者のことは許せ。また弟の手のものと思うたのじゃ。弟君、貞興殿ですな。明智の娘婿となったとか。知っておるのか。 Beh, 会 sì. うたことがあり、忘れがたきゆえんが。なれば事の成り行きも心得ておろう。かつては仲良うしておったが、奴がこうするまでは。なぜそのような。毒じゃ。伏せっておる間に Un bastardo. 伊勢家はあやつのものに。今やあやつは明智の傀儡だ。なんと情けなく、なんと腹立たしいことか。定為殿は明智に従わぬと。そなたらは。明智は我が父の敵。あやつだけは許しません。 Esatto. ならば互いに腹を割って話そうぞ。 Certo che dobbiamo parlare 弟 apertamente. 君と確執があったとか。確執どころではない。天津さえ明智が率いる怪しき一党に加わりおって。知っておるか。百騎衆。さよう。諭せぬものかと思い、明智と縁を切るよう文をしたためだが。百騎衆より救う手立てなどありはせぬかと。かもしれぬ。なれど弟じゃ。見捨てられぬ。ところが死者が嵐山の近くで襲われ、貞興の返事を奪われてしもうた。恐れながら定為殿自身が百騎衆ではない証はどこに。文を取り戻せば我に偽りなきことが分かろう。弟君はいかように。聞く耳を持たぬならば、わしも山崎城へ出向き、始末をつける。 Vedremo. それが兄の務めじゃ。幸い味方がおる。山崎城の常番をしておった者が、今は清水寺に身を寄せておる。名は宇治正。 Ujimasa. Ok, quindi il nostro obiettivo sarà sicuramente lui per adesso. Sicuramente ci può dare buon
Buone info. そのお覚悟。そうならぬよう願うておる。 No, Vado. Ok. La pecora nera. Vediamo un po' quante cose ci ha sbloccato. Trova il messaggero e trova Ujimasa. Ok, quindi cerchiamo prima il messaggero, così cerchiamo di capire se non ci sta mentendo. Anche se penso che sia così in questo caso. Si trova a Yamashiro, si trova a sud-est di Arashiyama. Arashiyama si trova qui. Ok. Sud-est, quindi possibilmente da queste parti. Si trova su un ponte, quindi potenzialmente potrebbe essere questo ponte qui. Ora, io non credo che in questo episodio riusciremo ad arrivarci, perché adesso facendo questa strada ci occuperemo di pulire un po' di roba che troviamo in giro. Oltre al fatto che andiamo un attimo a prendere questo stagno di Ogura, questo punto di sincronizzazione, così poi tornare qui eventualmente non è un problema. Purtroppo ragazzi, gli open world mi fanno questo effetto. Chi sei tu? おい、大丈夫か。大名は米をめぐっていがみ合い、罪なき民を踏みにじる。わしは大事な者たちを失った。だから立つことにしたんじゃ。今宵の船でどこへなりともな。そこが地獄だろうと構わぬ。じゃが他に道はないのか？ Ma vendicare, possiamo cambiare le cose. 私の戦にはうんざりしておるが、ここで諦めたら誰が大名に立ち向かう。私は戦い続ける。この地にはお前のような者が大勢おる。互いに支え合うのじゃ。皆を救うために。それがお主の大義なら、ここに残って力になろう。わしに何ができる？有益な話があれば聞いておきたい。 Abbiamo un nuovo informatore. È una vedetta? Ah no, ci ha dato informazioni. Ottimo. Allora, è iniziato a piovere e noi dobbiamo cercare di scalare come al solito, senza scivolare. Ok. Guarda qui dove ci stiamo andando a infrattare. Ok. Ok. Qui c'è una struttura, ma non credo sia il nostro obiettivo. Il punto di sincronizzazione sarà ancora più in alto. Guardate qui che figata. Ancora più in alto. Possibile? Questo promontorio è enorme, tra l'altro. Ecco qui delle informazioni che ci ha dato. Corre voce che queste terre siano infestate dagli yokai. Un monaco diventato cacciatore di demoni ha bisogno di aiuto per scoprire la verità su queste storie di mostri. Lo faremo, lo faremo. Ancora un po' avanti in realtà. Quindi proseguiamo da questa parte senza magari ucciderci. Ok. Diamo un'occhiata perché... Ok. Un corso d'acqua. Penso che seguendo questo dovremmo raggiungere un'eventuale struttura. Sicuramente avranno usato il fiume. Ecco appunto, c'è un ponte. C'è anche una serie di platforming qui da fare. Ok. Che posto è questo? Fa sempre parte del tempio. È bellissimo. Anche con la pioggia, tra l'altro. E questo posto è palesemente stupendo da vedere con il sole, soprattutto magari l'alba o comunque la golden hour magari. Invece anche con la pioggia si presenta non male. Ok, eccoci qui. Biwa, un oggetto decorativo, e dovremmo essere quasi verso il punto di sincronizzazione, ma io non vedo niente. Ah, l'albero, giusto. L'avevo anche intravisto il ceppo. Va bene.
Ok, odio un po' quando sono solamente alberi, no? I punti di sincronizzazione, però quando ci sono queste aree un po' così rurali ci sta che facciano così. Solo il fatto che sia sempre riciclato un pochettino mi dispiace, perché la prima volta è molto figo vederlo così, però poi insomma toglie un po'. Comunque, ottimo, picco di Ogura. Facciamo anche il nostro salto della fede e a questo punto ci muoviamo verso lo stagno, meglio verso il lago, perché a questo punto penso che lo stagno sia più quello del tempio. Anzi, in realtà questo qui su ha ancora più senso. Ok, e scivolando piano piano dal promontorio dovremmo arrivare a terra tranquillamente. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok, aia. E dovremmo ricollegarci, se ho capito dove siamo. Ok, no, questa zona non l'abbiamo vista tra l'altro. Non sembra esserci nulla, sono solamente resti di una possibile casa. Eccoci qui sul cavolo di specchio d'acqua, che è enorme da questa parte qui, perché siamo nel... esatto. Va bene, ci facciamo il giro semplicemente sulla spiaggia e cerchiamo di raggiungere prima il punto di domanda, che dovrebbe essere più o meno lì. Cerchiamo di capire di che si tratta. Guardate che bella anche la nebbia. Veramente stupendo. Ok. Siamo arrivati in un tempio. Pellegrinaggio Shinto. Visita e onora i santuari identificati per ottenere punti conoscenza. Santuari da onorare. Ah, proprio, ok, sì. Ottimo. E si fa una foto. Questo è il risultato, ragazzi. Possibilmente sono foto che utilizzo nelle copertine. Ok, guardate che bellezza. Ok. Questo è Santuario di Iwashimizu. Sembra essere importante, ha anche un codex dalla sua. Anche qui ci sono... Guardate con tutta l'acqua che scende. Anche qui devo fare una foto, ragazzi. E anche qui abbiamo fatto. Guarda quante persone, quanti pellegrini anche con la pioggia. L'ultimo dove potrebbe essere? Stesso dentro. Che bello. Il legno bagnato è veramente bellissimo. Fa dei riflessi stupendi. Guardate lì. Che spettacolo. Comunque penso che uno dei luoghi in cui pregare sia... Ah no, è proprio qui. Ok. Non so come abbia fatto a non vederlo prima. Non farò una terza foto per adesso. Ok. In che senso? 2? Ah, perché lì non ho fatto niente, ok, giusto. Quindi uno dietro potrebbe essere, no? Questo? Ah no, questo l'ho fatto, è l'altro che non ho fatto. Questo qui.
Ottimo. Che spettacolo. Va bene, un punto conoscenza. A questo punto letteralmente andiamo qui dritti. E c'è parecchia robina in realtà, sono 2. E poi ci muoviamo verso sinistra prendendo anche questo punto di sincronizzazione a Shoryuji. E cerchiamo di andare verso l'obiettivo. Forse riusciamo a farlo per la fine dell'episodio, dipende da quanto dureranno le altre cose. Però ci sta. Vediamo un po'. Ecco lì il corso d'acqua. C'è anche un Tori in acqua. C'è anche una nave in realtà, una piccola imbarcazione. Andiamola a prendere così facciamo prima. Ok. Guarda qui quanto è brava Naoe. Vai. Ok, però questa mi sa che la becchiamo addosso. Ok, mi sa di no. Perfetto, c'è un falò. Cos'è? Isola Chushojima. Chi sei tu? Ah, è qualcosa di Yasuke. Posso swappare stesso qui, giusto? Tecnicamente sì. Vai. Facci sapere un po'. Cambio anche di stagione. Che belle queste ambientazioni. No, questo engine sarà un'ottima roba per il loro futuro. Speriamo bene però. Ok. ひとたび悟りに身を打たれた者とならば敵であっても世の断りを語り合うことができる。 Che vuol それ dire? ゆえにこの金棒には Kanabo 悟りと名付けた。金棒で敵に悟りを叩き込む技を教えてやろう。 Va bene. Usa i comandi corretti al momento giusto per completare l'attività. Ah, era già quello il segnale. Scusami, ma come faccio a saperlo? Pensavo dovesse arrivare qualcosa a schermo. Ma quello dove andava per... Ok, è un po' counter... Riproviamo, si può fare? Sì. Vai. Non è proprio spiegato benissimo, eh. Vedi, per esempio, lì ci sta il cerchietto, qui no. Vabbè. Ok. E una è andata. Poi ok. Spettacolare. È ucciso un piede comunque facendo così, eh. Ottimo. Ok. Ok. Bam. Non male. Ok. Questo non è tipo il flashback di Naoe, giusto? No. Completa il tuo primo kata. Non capisco perché non mi abbia tracciato l'achievement, però quello il programma che uso. Va bene, rimaniamo un attimo con Yasuke e purtroppo, mamma quanto è lento, mamma se si sente la differenza. Andiamo avanti. Perché qui intorno dovrebbe esserci in realtà un altro piccolo... Un'altra piccola attività. Cos'è successo qui? Ok. Ah no, ok.
quello centrale era l'isola e poi quella era la cosa da fare. Va bene, allora perfetto. Quindi dobbiamo andare indietro verso lo Shoryuji. Andiamo. Purtroppo credo che con lui sarà veramente lento, quindi adesso vediamo, Penso che swapperò a breve. La fa nuotare con tutta questa armatura? Io non lo so, Va bene, ce l'ha fatta. Spettacolare. Vediamo. Follia del ritrovo. È tutto ancora molto annebbiato dalla pioggia di prima. E il Kakurega effettivamente ci saremmo potuti teletrasportare qui. Però sto andando nel punto sbagliato adesso. Devo andare di là. Shoryuji. Ok. Vediamo un po'. Qui c'è il ruscello. E stiamo cercando il ponte, quindi in realtà è un'ottima cosa. Un codex qui. La battaglia di Yamazaki. Li leggeremo poi in un secondo momento. Mi sto perdendo, fermi. Ok, stavo andando completamente nella direzione sbagliata. Non sono più nella zona in cui ormai mi sapevo... Oddio, mi sapevo orientare. Poi qui in questo momento c'è anche solo nebbia, quindi non vedo bene i punti di riferimento, mettiamola così. Credo che sia quello. Sembra un po' bassino però come punto di sincronizzazione. Castello di Shoryuji. Riccone. Oddio, però effettivamente questo qui lo potremmo salvare con Yasuke e poi passiamo a Naoe. Ok. Ottimo. Adesso senza la tua armor, aia, non sei niente. Aia. No, stiamo tranquilli. Non ho cure per qualche motivo. Ritirata. Non ho cure, non ho niente. Serve Naoe. Dobbiamo agire d'astuzia qui. Mi vede? Mi vede. Certo che proprio tu, tra tutti e tre, dovevi seguirmi. Sei veramente un babbo. Cioè, era ovvio che ti distruggevo. Cioè, vabbè, passiamo a Naoe, va. Ok, ora che abbiamo Naoe, vediamo un po' di fare quello che dobbiamo fare. Il samurai è rimasto libero. Ci sono quei due che darebbero fastidio se dovessi attaccare il samurai. Molto fastidio. Mi dispiace, carissimo villaggero, non possiamo aiutarti in questo momento. Allora, facciamo un attimo un controllo rapido. Ok, la situazione è molto complessa qui, c'è tanta gente. E anche tanto loot. Ok, c'è una piccola entrata qui.
Tu vieni dietro questa scatola, per favore. Ok. Anche tu. Prego. Mettiti qui dietro. Ok. Allora, possiamo muoverci, penso, tranquillamente qui in giro. Vediamo. Ok, sono in 3 qui. Però non è un problema. Ottimo. Dovrebbe venire, no? A controllare. Invece no. Ancora meglio. Qualcuno... Ok, dei villaggieri mi ha visto. Non c'è un appiglio, non c'è un appiglio. Non era il samurai lui. Mannaccia. Non credo che siano stati allertati tutti, però. Invece forse sì. Sento correre. Sì, stanno arrivando. C'è una chiave qui. Non tutto il castello, però. Credo solamente questi che stanno qui intorno, perché li ha avvertiti l'abitante. Cioè l'abitante, il servo, penso. No, il cazzo, sta arrivando tutti. Porca miseria, ma che cazzo è? Via, via, via. Dov'è? No, non ci sta... Vabbè. Aia. Da sotto le scale me l'ha fatto castare. Ok. Ho provato a perriare quello, ma non andava bene. Stanno altri 2. No, un po' tanti ce ne stanno in realtà. Porca miseria. Non volevo fare questo salto. Ok. Deprediamo intanto. Allora, c'ho un'idea per... Eccola qui l'idea. Tra l'altro non ho capito quello come mi abbia fatto vedere prima. Vabbè, allora. Ok, c'è tanta gente qui intorno. Altro qui sopra di me. Ok. La chiave non l'abbiamo presa, Stanno venendo in 2. Però ero al buio, dai, cioè. Io capisco che lui blocchi frontalmente, però dal buio no. Non ho più cure. Ma stabilità che arriva dall'alto sinceramente rompe un sacco l'immersione. Ma che vuol dire? Ste granate così. Vabbè. Ok, vediamo di rifarla un attimo. Però non ho capito, cioè... Ok, mi fa riprendere da questo momento qui. In realtà è buono. Ok. Non... No. Porca miseria, ma non ci sta più la chiave. Era una chiave qui.
Che fai? Non controlliamo? Non ha intenzione di venire a vedere da solo, forse ha paura del buio. Ovviamente. Questo frontalmente non lo posso, va bene. Ok. Quest'altro da dove? Ma dove sono spuntati quest'altri? Non mi è del tutto chiaro alcune cose, vabbè. Ok, allora. Quindi la chiave adesso c'è di nuovo. Va bene, prima non me la faceva più vedere. Con LT intendo, eh. Ancora un ultimo tizio. Ma noi prendiamo giusto questa e ce ne andiamo. Del cura. Ok, vedremo dopo. Usciamo un attimo di qui. Dentro c'è qualcuno. Però è solo uno, credo. Quelli mi stanno ancora cercando. Ok. Non volevo fare questo. Devo uscire un attimo di qui. C'è diverso loot qui in giro. Ecco appunto. Finirei tutto dove possibile. Per un attimo l'avrei potuto assassinare. Poi mi ha visto. Aia. Aia. Oh, ma perché è scalato su? Non è andato nella finestra? Non è andata nella finestra? Stasera non riesco proprio a giocare. Non so se sono io o boh. Mamma mia. Proviamo un'ultima volta per questo episodio, ragazzi, ma sono molto confuso, cioè, vabbè. Scusami, ma ora non ci sta la chiave. Se dopo rispunta, però, cioè, veramente stasera sta facendo il pazzo sto gioco, eh. Vediamo. Allora, innanzitutto questo è proprio un castello, sì, è proprio un castello, ci stanno i daisho e tutto. In realtà forse ci conviene lasciarlo perdere per adesso. Oddio, però mi dà una... mi dà un armor. Come non detto, questo è l'obiettivo di questo episodio, possibilmente. Va bene, allora, cerchiamo di fare piano piano tutto. Mi sono ficcato. Allora, qui dentro ci sta del loot.
dei materiali di costruzione. Dovrebbe vederlo lui? No. Ripreso anche il kunai, perfetto. Mi dispiace, ma stasera state dando fastidio anche voi. No, e non ne può più. Bomboclat. Allora, facciamo prima questa zona qui. Non so se qualcuno è qui dentro. C'è un civile qui dentro. Mettiti a dormire qua dentro e stai tranquillo. Ok. Allora, roccia appuntita, tipico contenuto di una cassa. Le razioni le abbiamo tutte. Andiamo con calma. Allora, qui dentro prendiamo un attimo il loot. Ah, questa era la chiave forse. Sì, ok. Uno. Abbiamo anche le vedette, penso di sì. Ok, contrabbando. E si va. Adesso qui intorno non credo ci sia altro in questa sezione qui. Quindi ci muoviamo. Ci muoviamo in avanti. C'è un daisho qui. Si trova lì. Un attimo da vedere. Ci muoviamo prima da questo lato, ci andiamo dopo. Anche qui c'è un'altra piccola sezione con un sacco di loot. Vediamo un po'. Qui ci stanno anche un sacco di persone in realtà, quindi... Ah, tu vieni qui dietro per favore. Mi hanno visto gli altri, ok. Mi ha visto lui stavolta, mannaggia. Come ho fatto a missarlo, dai? Ero lì. Archibugio. Da cercare. Ok. Non volevo salire qui. Ce la facciamo, Naoe, per favore? Grazie. Ok. Ho capito. Quella non la spegniamo. E questa si è riaccesa. What? Ah no, questa ho spento. Sto twiccando. Fermi, fermi, fermi. Questo sta fuori. Ok. Allora, con tutta la calma di questo mondo ci spostiamo un attimo a prendere lui. Riuscirà adesso. Ok. Qui possiamo spegnere questa roba? Sì. C'è più nessuno qui intorno, non credo. Allora, se noi qua spegniamo tutto. Sono in tanti. Ok, no, non sta venendo anche lui. No. Perché è frontale. Ora no. Maledetto. Spegni. Questa non la posso spegnere, scusami. No. Sta facendo giorno? Ah no, semplicemente... Ok. Era ovvio.
Ho sbagliato. Ok. Niente armor. Prendo il tanto. Archibugio, ok. Corriamo qui dietro. Resettiamo. Non è... Allora, quando voglio salire non sale. Quando voglio entrare nella finestra non lo fa. Vabbè, ok. Non mi vede lui qui. Invece qui sì. Va bene. Cioè, ok, cioè, capisco perché mi abbia visto fisicamente, però se il gioco mi conta come invisibile, porca miseria. Guarda che non entra quando voglio. Vabbè, ok, va bene, ok. Stavo un po' tiltando stasera. Ah, qua c'è un altro. Devi stare zitto, devi stare. Ho capito che ero in fight, ma lui non lo sapeva che sono uscito da qui. Va bene, ti assassino così, cioè... in mezzo al nulla del mondo. Dove sta correndo questo? Che sta facendo questo? È pazzo. Ok. Sistemata la situazione. Ora che abbiamo un attimo resettato, luto. O Pluto, a seconda della situazione. Allora. Kunai, godo. Quanto godo quando trovo i kunai? Ah. Scusami, qui mi sta indicando... Ah, è dentro. Ah, questi non li avevo proprio visti prima, ok. Perfetto. Va bene, il Daisho. Il Daisho dovrebbe essere abbastanza libero adesso, senza troppe... acero alto, tipico contenuto di una chest. Questa cosa continuerà a darmi fastidio per tutto il gioco, E secondo me non dovrebbero proprio starci dentro le chest le cose dell'accampamento, però va bene. Ma non perché, cioè, ok, lo so, è un gioco, non è che è realistico, però voglio dire, apri la chest, sì, la roccia, va bene. Ok. Ecco il Daisho. Perché mi hanno sgamato o perché... Cioè, non ho capito questa cosa. Va bene. E dammi kunai, grazie. Carissimo. Hai l'arma avvelenata? Non ti vergogni? Quanti critici ti sto tirando, Ok. Niente più scudo. Aia. Ora si passa alla katana, amico mio. Oh. Da dove cavolo spunti? No, si sta curando, mannaccia. Attaccami, dai. E levati dai maroni. Già l'hai fatto curare. Aia, secondo slash. No. Ok, mi hai dato, però non sono morto. Ottimo. Fanculo. Che fight con questo Daisho. Tra l'altro, che bel tanto che mi ha dato. Vediamo se c'è qualche effetto particolare. Non so se lo posso cambiare adesso. Sono in fight? Non sono in fight. Questa è la katana, fermi.
Allora, tanto a 18. Danni armatura inflitti con un attacco posturale. Questo è... Porca miseria. Ecco perché potevo fare 2 critici, perché è l'effetto di questo, è fighissimo. Allora no, me lo tengo. Col cavolo. Lo portiamo su appena possibile, magari. Va bene, allora, il Daisho erano 3, perfetto. E c'era una cassa di quelle speciali, ma dobbiamo farla dopo aver ucciso i Daisho, chiaramente. Con l'armatura che spero sia interessante, ma insomma. Allora, qui intorno ci sta altro loot, però io non lascerei nulla al caso. Si può aprire questa? What? Ah, ok. Sembrava strano. Non so perché, ma credevo che fosse una zona già pulita da parte mia, invece no. Qui c'è la campana, effettivamente. Non ho più kunai. Ah, non mi ha dato tutti e 3 i kunai prima. Chi è che mi sta vedendo? Il civile maledetto. Mannaccia. Allora, c'è uno dentro casa, non ci darà troppi problemi. Ci sono un sacco di civili qua intorno, però. Hai sbagliato a smettere di guardare. Ok. Ok. La campana non me lo ridà il kunai, no? Ne ho visto un civile, credo. Allora, vediamo di aprire qui. Vediamo di che si tratta. Penso sempre paglia, legno, queste cose qui, no? Sì. Penso che qualcuno stia venendo a controllare. Spegniamo la luce. Appunto. Non credo che stia per venire qui in realtà. Non sono nel pozzo, amico mio. Ok. Civile ovviamente si spaventa, ma non è un problema. Non c'è niente, stai tranquillo. Eccola qui, un'entrata. C'è solo il tipo seduto qui dentro, tecnicamente. Non è più seduto, no. Ah, ok, io lo pensavo fosse fuori. Non è un problema. Mangia, mangia. Oh, 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 oh. Mi sa che non lo posso assassinare perché è frontale. No, invece sì. Perfetto. Ok. Chi ha aperto questa porta? Cazzo l'ha aperta questa porta? Ah. Che fa questo? È pazzo. Oh. Ma aveva un ciuffo, gli è scomparso tra l'altro. What? Vabbè. Non ci facciamo troppe domande. Ah, ma do bella roba da mangiare, grazie. Sono parecchie lampade in giro, c'è anche tanto loot. Mi dispiace, ma stasera nessun testimone. Non so perché non è partito. Ok, adesso è andato. Ottimo. Armatura da sorvegliante. Va bene. Allora, chi è?
Scusa, potresti ripetere? Va bene. Allora, credo di prendere giusto il loot che sta qui dentro, poi ci muoviamo. Non credo che ci sia nient'altro da particolare. Chi che mi sta vedendo, scusami? Ho spento la luce, amico mio. Non sai che io sono qui. Bomboclat. Ok, muoviamo. Oh, oh, salva lei. È finita la notte. Ok. La situazione è cambiata drasticamente. Va bene, abbiamo metà castello da fare di giorno adesso. Non c'è problema. Ho ripreso un po' la mano, dai. Vediamo un po'. Un attimo. Merda. C'è che mi sta vedendo? Ok. No. Non ho kunai. No. Ok. Fatto cadere. Ottimo. Ok. E ora dobbiamo resettare. È giorno, non è più notte. Fermi. Non ti avvicini qui, no? Gente dentro, ma non ci interessa attualmente. Nessuno di questi è un daisho e non vedo il daisho. Eccolo lì uno. Quella zona lì non l'abbiamo ancora vista, nemmeno quella lì. Però manca un terzo daisho che non ho idea di dove si possa trovare. Era lì? No. Quello sta lì e magari sta in quella direzione lì. È l'unica possibilità. Bisogno di kunai però. Ho realmente bisogno di kunai. Ok, facciamo un attimo un raggiro particolare. Guarda, quelli stanno tutti e due insieme, mannaggia a loro. È il daisho che abbiamo visto prima, no? Penso di sì. Questo dove sta? Ok. Però vedo dei cespugli. Sì, ci sono, ma... Chi è che mi sta vedendo? Scusami. Va bene. No. C'era lo steppino. Ok. Qui frontalmente mi sa che non lo posso uccidere. Invece era sì, vabbè. Silenzio. Allora. Signora, io vorrei lasciarla stare, però lei sicuro fa scherzi. Dorma un po' e continua dopo, dai.
また騒ぎが起きておるな。 Ok. Coso di da una muscia protettrice. Vabbè, però purtroppo sono copie incollate queste cose, quindi... うちがありそうじゃな。 Pannello dipinto, un oggetto missione. Quindi qui comunque ci saremmo dovuti arrivare. Ovviamente è un castello, però... Ok. Vedremo. Dove vuoi fare lo snitch quello? Pare di no. Ma cosa difendi tu precisamente? Guardi il muro. Ok. Daisho sta lì. Vai a fare lo snitch. Vieni a controllare. Cercala con il pagliaio. Back in. Ok, allora quelli stanno insieme però. In realtà credo. Esatto. E anche tu. Questo era un Daisho. C'è anche l'altro lì. Ok, non era quello lo stesso che avevo trovato prima. Che faceva con questa spazzola di paglia? C'è una chest però, fermi. Qui dove sta andando? Si sta allontanando di là, quindi in realtà ottimo. C'è nessuno. Ottimo. Giardino pacifico. Vabbè, dai, questa roba è... Vabbè, davvero di cattivo gusto. Oddio, è passato con la testa attraverso la porta. Vieni. Qualcosa è qui dentro. Ma dove? Non potevo assassinarlo perché mi avrebbe interrotto la cosa. Però tecnicamente nessuno sa di questo combattimento che stiamo conducendo qui dentro. Quindi in realtà è andata bene comunque. Ok, manca l'ultimo Daisho. Andiamo. Aspetta, c'è del loot qui proprio davanti a noi. Il resto lo evitiamo, sinceramente, non mi interessa. Però questo è qui. Che fai? Non lo prendi? Questo seguito all'interno della cassa, dai, su via. Chi non lo prenderebbe? E state tranquilli che io adesso me ne vado. Vedete? Ciao. Ok. E l'ultimo Daisho è in una delle zone esterne, quindi in realtà è fattibilissimo tirarlo giù così. Non lo uccido completamente perché ho 4 tacchette di assassinio, ma non è un problema. Riprendiamo il tanto. Ok. Con un doppio critico ce la faremo sicuramente. Aia. Se non mi killa lui. Beccati questo. Patong. La mia Patong. No. Aia. Quanti ne carica insieme questo? È un malato. Stanno sparando anche le frecce, è un gran... Aia. Un gran problema. Merda. Resettiamo.
Siamo comunque shinobi. Un altro qui. Sta andando alla campana. Dov'è il Daisho? Eccolo lì. Si sa come faccio a sapere che io sia lì. Aia. Non posso usarlo il rampino mentre sto in combattimento. Andiamo. Ok. Posso scendere su questa strutturina oppure no? Ok. Aia. Dai, era perfetto. Era giusto l'ultima cosa da fare. Diamine. Va bene, ultimo Daisho. All over again. Dov'è? Praticamente abbiamo ripreso da quel momento di prima. Non ci interessa che loro si insospettiscano di noi perché noi ce ne andiamo in acqua. No, ovviamente gli faccio solo 4 tacchette, quindi è da gestire, eh. Vediamo il tanto. Se invece di assassinarlo lo provo a trascinare, che succede? No, come ha fatto a sentirmi? Mannaggia. Ho dovuto annullare il piano. Merda. Ho provato a perriare l'amperriabile. Vieni di qua che così non ci vedono gli altri. Vieni di qua. Vieni di qua. Vieni, vieni. Ok. Qui possiamo fightare come vuoi. Aia, l'avevo schivato anche questo nella mia vita, eh. Da che affondi che tira. Aia. Beccati questo. Critico. Critico. Ok. Aia. Che sta facendo? È pazzo. Ok. No, ma ti hanno allenato veramente bene. Beccati questo. Ok. E adesso critico 1. Critico 2. E vai a casa. Samurai Daisho ucciso. Andiamo a recuperare la nostra armor e poi ci allontaniamo di soppiatto. Amici miei, vi dovete muovere però se volete venire a cercarmi, dai. Salve. Arrivederci. Allora dobbiamo per forza salire da qui, perché sennò poi non possiamo. E adesso che siamo sulle mura, tranquillamente ci facciamo il giro da là sopra. Tanto possiamo con Naoe. Ok. Qui dentro c'era gente però, quindi stiamo attenti. Vanno a sparare anche frecce. Prego, venga pure a controllare. La stimo e la incoraggio.
Posso fare l'assassinio attraverso questa? Non mi ricordo. Sì. Pazong. Ok. Ottimo. E come si sale ancora di più? Da qui l'avevo anche superato. Dimentico che ci sono queste scale super ripide. Oh mio Dio. Bellissimo. Oh, c'era... È questa la cassa? No, mi sa che questa è un'altra. Invece sì. Passo silenzioso. Un'incisione. Fermi, fermi, fermi. Allora. L'armor? Ah, ok. Veste da Yurei errante. I nemici percepiscono i rumori con meno efficacia. Salute, danni critici, danni di vulnerabilità. Ci sta. La si mette, però si cambia perché abbiamo uno stile ben preciso. Quindi per adesso manteniamo questo. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Come al solito vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra. Noi ci vediamo al prossimo e bella fandonia.